a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi realizziamo insieme la maxi bag appunto nocciolina. Vediamo adesso nel dettaglio tutto l'occorrente per poterla realizzare. Il protagonista del nostro progetto oggi è il cordino Indalux dell'azienda Borgo dei Pazzi, un cordino made in Italy che realizza la stessa azienda. Molte di voi già lo conoscono perché appunto lo utilizzo spesso, io adoro molto il lurex. Questo cordino si presta veramente molto bene sia alla lavorazione perché è veramente molto morbido da lavorare, ma nello stesso tempo le borse rimangono in forma, quindi possiamo evitare passaggi come termoindurenti o reti. Le rocche si presentano da 250 grammi, io poi a fine video vi dirò esattamente il quantitativo che servirà appunto per realizzare questa maxi bag. La tonalità che ho scelto è la numero 30, oltretutto è il mio colore preferito, proprio mi piace veramente tanto, e in abbinamento sempre della stessa azienda vado ad utilizzare i manici appunto della stessa tonalità, misurano circa 50 cm e voi potete scegliere rifiniture in oro o in acciaio come più vi piace, quindi di tutte le tonalità. L'uncinetto che andiamo ad utilizzare è il 3,5, ma l'Indalux va bene anche col 4 o col 4,5 e io quello che dico sempre, adattate l'uncinetto sempre a quello che è più adatto alle vostre mani. Poi andiamo ad utilizzare una base perforata da 35 x 14, dal quale appunto andremo a iniziare la lavorazione della base, e poi vi lascio un codice sconto col quale potete acquistare sia Indalux che i manici che vi ho mostrato con uno sconto immediato di 5 euro, ma non solo, tutto ciò che trovate appunto sul loro sito. E poi prendiamo due calamite che ci serviranno per cucire, cioè scusate, per chiudere la borsa. Quindi a questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Iniziamo la lavorazione partendo dal lato corto della nostra base perforata. Quindi cosa facciamo? Cappiettino. Quindi dal lato corto iniziamo lavorando in ogni foro 2 punti bassi. Quindi inizio con il primo, man mano la codina ce l'andiamo a lavorare, così si va a fissare sulla nostra lavorazione. Quindi i primi 2, poi in quello successivo altri 2 punti bassi, quindi sarà in ogni foro 2 punti bassi, ad eccezione dell'angolo che adesso vi mostro. Quindi facciamo l'ultimo con 2 punti bassi, quindi vedete quest'angolo e gli altri 2 che ci sono, dobbiamo fare la seguente: 2 punti bassi, una catenella e altri 2 punti bassi nello stesso punto, in questo modo. Quindi per ogni angolo che andremo a trovare, quindi dobbiamo fare questa cosa. Quindi andiamo avanti e lavoriamo 2 punti bassi per tutti i fori successivi, in questo modo. Quindi questo è molto facile, non ci dimentichiamo nell'angolo quindi di fare 2 punti bassi, catenella e 2 punti bassi, e ci rivediamo alla fine della lavorazione. Una volta ultimato quindi tutta la base, vedete, adesso andiamo a lavorare separatamente tutti e 4 i lati e cominciamo dal lato lungo, dove andremo appunto a creare il punto nocciolina. Allora, dobbiamo partire, vedete qui abbiamo fatto 2 punti bassi, una catenella e un punto basso, dobbiamo lasciare la catenella qui e partiamo immediatamente dal punto successivo e facciamo dei punti bassi in costa. Quindi subito dopo la nostra catenella che abbiamo fatto all'angolo ci agganciamo e iniziamo a fare un giro di punto basso in costa, quindi prendendo solo l'asola esterna in questa maniera, e si va avanti su tutta la riga in questo modo, quindi un passaggio molto semplice. La facciamo tutta e ci fermiamo sul punto prima dell'altra catenella e vi faccio vedere cosa fare nel giro successivo. Completata la riga, vi ricordo di lasciare libera la catenella che abbiamo fatto nell'angolo. Quindi cosa facciamo? Catenella, voltiamo il lavoro
e iniziamo a realizzare il punto nocciolina. Quindi cosa facciamo? 2 punti bassi sui primi 2 punti, quindi 1 e 2. Sul terzo punto iniziamo col punto nocciolina, prendiamo il filo, entriamo, estraiamo e non chiudiamo il primo punto alto. Rientriamo una seconda volta e non chiudiamo, quindi deve essere chiuso a metà. Rientriamo per la terza volta, chiudiamo a metà e poi andiamo a chiudere tutte quante insieme e facciamo una catenella di sicurezza. Procediamo sugli altri 3 punti, quindi andiamo a creare 3 punti bassi sui successivi 3 punti che ci troviamo e ripetiamo la stessa cosa. Prendiamo il filo sull'uncinetto e andiamo a fare una maglia alta non chiusa, quindi in questa maniera. Riprendiamo il filo, entriamo e lo chiudiamo a metà, rientriamo per la terza volta, non chiudiamo a metà, prendiamo il filo e chiudiamo tutte le asole insieme e catenella di sicurezza. Nuovamente 3 punti bassi a seguire, quindi 1, 2 e 3, e si ripete il punto nocciolina, che adesso vi faccio vedere come appunto sarà visibile. Quindi lo facciamo insieme un'altra volta. Quindi prendiamo il filo sull'uncinetto, prima maglia alta non chiusa, seconda maglia alta, terza maglia alta, prendiamo il filo e chiudiamo tutte le asole insieme, catenella di sicurezza e nuovamente 3 punti bassi. Quindi 1, 2 e 3. E procediamo così fino alla fine della riga. Ci vediamo insieme per vedere come procedere col secondo giro. Completata tutta la riga, adesso, quindi catenella, voltiamo il lavoro e facciamo un altro giro. Quindi poi questi 2 giri che vi sto mostrando saranno quelli ripetuti sempre in sequenza finché non arriviamo all'altezza desiderata. In questo giro cosa facciamo? Andiamo a creare solamente dei punti bassi, quindi in questo caso nei primi 3, quindi 1, 2 e 3. Poi vedete che qui c'è la catenella che abbiamo fatto, la dobbiamo saltare, andiamo qui dentro praticamente la nocciolina e andiamo a fare un punto basso. Nuovamente 3 punti bassi, quindi dobbiamo creare la riga sul quale poi andremo nel giro successivo a riproporre le noccioline. Quindi qui vedete che c'è questo punto che è la catenella, la dobbiamo saltare e andare in quello successivo, quindi qua praticamente dove c'è la nostra nocciolina. Nuovamente 3 punti bassi, 1, 2 e 3. Se osserviamo bene, il punto che vi dico di saltare è questa, perché è la congiunzione, quindi andiamo in quello successivo e ricominciamo con la sequenza. Quindi il ritorno sono semplicemente dei punti bassi. Quindi a questo punto completiamo la riga e vediamo di nuovo come andare a fare il punto nocciolina alternando a quelle sottostanti. Completata la riga di ritorno, quindi di semplici punti bassi, quindi catenella, voltiamo nuovamente il lavoro e dobbiamo andare a creare le noccioline alternate, quindi al centro di quelle sottostanti. Quindi cosa facciamo? Iniziamo, diamo un'occhiata qui e vediamo che la prima nocciolina la dobbiamo creare da questa parte, quindi qui al centro. E allora che cosa facciamo? Facciamo dei punti bassi, quindi finché non arriviamo al punto, quindi 1, nel mio caso 2, 3 e 4, quindi fatte queste prime 4, andiamo a controllare e vediamo che qui è al centro delle altre 2 e iniziamo di nuovo col punto nocciolina, quindi prendiamo il filo e andiamo a realizzare le maglie alte non chiuse.
quindi chiuse a metà. Quindi la prima l'abbiamo fatta, eseguiamo la seconda e la terza e poi chiudiamo tutte le asole assieme e una catenella di sicurezza. Nuovamente andiamo a fare 3 punti bassi, 1, 2 e 3, e controlliamo appunto che la nostra nocciolina vada al centro. Quindi nel momento in cui ci siamo sicuri prendiamo il filo e facciamo la prima maglia alta non chiusa, la seconda, la terza e poi le chiudiamo tutte insieme con una catenella di sicurezza e nuovamente 3 punti bassi, nocciolina, 3 punti bassi fino alla fine. Quindi noi comunque alla fine dobbiamo stare attenti soltanto all'inizio e assicurarci che appunto le nostre noccioline vengono al centro. Quindi a questo punto finiamo questa riga, ci rivediamo, vi faccio rivedere il giro di ritorno di punto basso e poi vi lascerò proseguire da sole. Completata anche la seconda riga a punto nocciolina, vedete le noccioline sono alternate, sempre catenella, si volta il lavoro e si ricomincia con il giro di ritorno che sono i punti bassi. Quindi arrivato qui, mi raccomando, si supera la catenella e si va direttamente a fare il punto basso sulla nocciolina e poi i 3 seguenti, quindi 1, 2 e 3. Si salta questa e si va sulla nocciolina e si prosegue come vi ho fatto vedere prima. Quindi in sostanza le righe sono 2 per il punto nocciolina, quindi uno di punti bassi e appunto l'altro con, come vi ho spiegato appunto per come fare la nocciolina. Quindi dobbiamo alternare questi 2 giri e fino ad arrivare all'altezza desiderata saremo intorno ai 30 cm, ma poi io sarò più precisa. Quindi io adesso vado a fare questo lato e poi vi farò vedere come creare il laterale a punto basso. Quindi ci rivediamo quando abbiamo completato questi 2 laterali. Vi mostro dove sono arrivata. Io ho già realizzato i 2 pannelli frontali, quindi questo e questo a punto nocciolina, misurano 30 cm. A me il totale quindi se io vado a contare le noccioline sono 23 per pannello, più ovviamente i giri di punto basso. Quindi voi calcolate la misura e dovete arrivare a 30 cm per un totale di 23 noccioline. La stessa cosa ho fatto da questa parte. Adesso dobbiamo andare a creare il lato corto. Io già uno l'ho realizzato, ve lo mostro e poi vi faccio vedere come realizzarlo. È molto semplice perché sono dei punti bassi andata e ritorno, quindi ho creato questa striscia sempre di 30 cm, quindi adesso nel dettaglio vi faccio vedere come crearlo ed è veramente facile. Quindi prendiamo il cappiettino, scusate, prendiamo il filo, creiamo il cappietto e quindi come abbiamo fatto per l'altro pannello, vedete qua c'è la catenella, la lasciamo libera e andiamo a prendere il punto successivo in costa, quindi solo il primo giro sarà creato in costa. Ci agganciamo con un punto basso e continuiamo. Quindi in questo modo il mio totale saranno 18 maglie, comunque dipende anche da la base che voi vi trovate. Se doveste comprare una base in questa maniera, le mie maglie basse saranno 18. Come vedete io la codina me la sono andata a lavorare, quindi si procede sempre solo il primo giro in costa, quindi in questo modo. Le facciamo tutte, vi faccio vedere cosa fare, che comunque è veramente molto semplice. Quindi noi quando arriviamo più o meno a questo punto, quindi cosa facciamo? Vedete qui c'è la catenella di separazione, questa qui, e la dobbiamo lasciare, quindi andiamo avanti fino a dove vi ho detto, quindi quella la dobbiamo lasciare libera, catenella, voltiamo il lavoro, poi tutti questi fili li andremo a nascondere
e ricominciamo con dei punti bassi stavolta normali con il giro di ritorno, quindi saranno sempre, quindi nel mio caso 18, quindi saranno 18 punti bassi andata e ritorno, quindi delle righe da fare in questa maniera. Quindi veramente molto semplice, sempre da 30 centimetri, quindi la fate identica a quella in maniera tale che tutti i pannelli sono da 30 e poi ci sarà più facile appunto poterli assemblare. Quindi ci rivediamo non appena abbiamo finito l'ultimo pannello per vedere come proseguire. Completati tutti i 4 laterali, quindi i 2 appunto nocciolina e gli altri 2 a punto basso, tutti di lunghezza 30 cm, adesso andiamo a creare un giro di contorno a punto basso. Quindi andiamo a contornare tutto il perimetro prima di poi andare a creare le cuciture laterali. Quindi io riprendo il filo, faccio un cappietto e inizio da un punto qualunque. Cosa faccio? Mi aggancio con un punto basso, in questo modo, sempre la codina ce la lavoriamo, e sotto ogni riga che abbiamo creato andiamo in questo modo a bordare, quindi a contornare, a rifinire tutto il perimetro, anche perché poi questo contorno ci servirà per le cuciture. Quindi vedete, ogni riga sottostante noi facciamo un punto basso in questo modo. L'unica cosa che vi dico sempre, nell'angolo andiamo a creare nello stesso punto un punto basso, una catenella e un punto basso appunto per ricreare l'angolo. Lo facciamo in tutti gli angoli, quindi che troviamo dei pannelli. Quindi ci rivediamo non appena anche il contorno a punto basso è completato per vedere come procedere con le cuciture. Ed eccola qui, quindi con tutto il contorno completo, e quindi siamo pronti per la cucitura. Vedete? Io qui già li ho legati insieme perché adesso in tutti questi 4 laterali appunto dobbiamo creare la nostra cucitura. Come vi dicevo, la borsa sta dritta, proprio per il discorso che vi facevo all'inizio, appunto la morbidezza di lavorazione dell'Indalux, ma nello stesso tempo la borsa senza bisogno di reti o d'altro sta dritta da sola. Adesso vi mostro la cucitura che andiamo a realizzare quindi per tutti i lati. Io mi sono agganciata all'interno con dei punti, quindi mi raccomando dalla parte interna. E poi che cosa facciamo? Mi metto per così, così si vede bene. Adesso mi inserisco da una parte, quindi nel punto prima di quello che dobbiamo lavorare, e vi faccio vedere la cucitura che normalmente vado a creare in queste maxi bag. Cosa facciamo? Io sto prendendo tutte e 4 le asole, quindi quelle di un laterale e quelle dell'altro, quello che sta di fronte, quindi, e tiriamo per bene in questa maniera. Vedete? Anziché andare, scusate, anziché andare da questa parte, sempre da un lato, noi andiamo a prendere le asole che stanno di fronte in questa maniera e tiriamo. Quindi creiamo una specie di cucitura obliqua che a me piace molto, anche perché anche esteticamente è sia bella esteticamente ma anche molto solida. Si prosegue su tutti i punti che vediamo, mi raccomando, prendiamo tutte e 4 le asole in questo modo e andiamo sempre da un lato, quindi sempre da questo lato a prendere tutte le 4 asole, quindi sia il punto completo sia di un lato che dall'altro, vedete? E si fa tutto fino alla fine. In questo modo noi facciamo così fino al punto catenella. Vi ricordate che nell'angolo
nel contorno dovevamo fare punto basso, catenella e punto basso, vedete, dobbiamo finire a questo punto. Quindi completiamo tutte e 4 le cuciture e ci rivediamo nel momento in cui abbiamo terminato. Ed ecco qui il progetto completato, quindi io ho inserito i manici che sono dotati di moschettoni, quindi vi ricordo che questi manici li realizza Borgo dei Pazzi con lo stesso cordino che andiamo ad utilizzare per le borse e appunto hanno in dotazione, appunto sono dotati di moschettoni, quindi si possono applicare molto facilmente. Io poi ho inserito 2 calamite in questa maniera, così la borsa viene ben chiusa. Voi ovviamente potete decidere di metterne solo una, inserire una cerniera, questi sono dei passaggi che appunto poi ognuno di voi andrà a personalizzare appunto a proprio piacimento. Se c'è comunque qualche passaggio che non vi è chiaro, io ve lo dico sempre, scrivetemi. Se vi fa piacere iscrivetevi sul mio canale e attivando la campanella sarete sempre informati sui miei progetti futuri. Vi ricordo di andare sul sito Borgo dei Pazzi, troverete non solo quello che oggi vi ho mostrato in video, quindi l'Indalux e i manici appunto realizzati in tinta con il colore che andrete a scegliere, ma tantissime altre cose. Vi lascio anche un codice sconto col quale potete acquistare non solo quello che oggi avete visto, ma tutto quello che è presente sul loro sito. Ci vediamo alla mia prossima creazione.